Se anche voi come me siete amanti della commedia italiana anni 80, vi ricorderete questo cult con protagonisti Lino Banfi e Rich Fenech. Ma come avrete già capito, questa locandina è stata fatta con un addestramento particolare che mi chiedete da tanto tempo e che oggi ho deciso di trattare nella guida. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. Credo abbiate già capito qual è l'argomento del video di oggi, ovvero il training dei LoRa con Flux. Ho aspettato un po' a fare questo video per diverse ragioni. La prima è perché volevo fare in realtà un video estremamente tecnico che prendeva tutti gli argomenti. Ho capito che questa cosa non è fattibile perché è proprio veramente troppo tecnico. Non si trovano delle spiegazioni che vi aiutino a comprendere tutti i valori in gioco nell'elaborazione dei LoRa e soprattutto perché variarne alcuni in relazione ad altri. Io ho cercato di tirare un po' le fila, ma alla fine ho capito che, anche a detta di tanti altri, questo mondo è fatto di tentativi, di prove su prove e di sperimentazioni. Non tutti hanno ben idea del perché fanno una cosa e del perché ne fanno un'altra. Alla fine ho capito che forse è meglio prendere la strada più veloce possibile e più semplice. Oltre a questo, in realtà, fino a qualche mese fa avevo la 2070 che non mi permetteva di fare training di questo tipo, sia per la potenza sia per i pochi giga di VRAM, perché questo tipo di elaborazione chiede un po' di giga per andare e per non mettervi in situazioni veramente complesse di ottimizzazione, di tempistiche e tutto quanto. Nel frattempo sono arrivati anche altri argomenti che hanno preso il posto a questa guida che stavo creando, fino a che poco tempo fa uno youtuber che seguo da sempre, che in realtà è complice della creazione dei miei video, dato che i primi che ho fatto sono stati basati sulle sue guide, ha pubblicato una guida per fare questo training nel modo più semplice usando Flux Gym. Questa web UI semplicissima che unisce AI Toolkit come front-end e Koya come back-end. Questo youtuber è AI Entrepreneurs, che non so se si dice così, se si pronuncia in questo modo perché è comunque francese, mi sembra di capire, o magari forse canadese, non lo so. Però è forse il punto di riferimento di tutte queste guide sull'elaborazione AI in locale. È stato grazie a lui che ho iniziato a fare quelle di Automatic 1111 perché le spiegava in modo molto semplice. Da lì ho pensato perché non le faccio anche io in italiano, magari facendole ancora più comprensibili, perché su alcuni passaggi non era chiarissimo, e da quel momento ho iniziato a pubblicare le mie guide. Perciò dal mio punto di vista è molto affidabile come persona e ne sa parecchio, perciò per fare un training dei LoRa estremamente semplice e senza andare a complicarci la vita ci baseremo su quella guida. Di conseguenza andiamo a vedere come mettere Flux Gym sul vostro computer, che settaggi andare a modificare e come fare i LoRa con Flux. Piccolo disclaimer prima di partire con la guida, perché so già che poi altrimenti si riempie di commenti la sezione sotto. Lo dico adesso, lo ripeto nella guida e lo ripeterò sempre. Questa guida non è fatta per spiegarvi tutte le impostazioni di Koya e tutte le cose che potreste andare a modificare. Non è neanche fatta per dirvi qual è l'impostazione giusta per i vostri LoRa. È un mondo veramente incredibilmente ampio, estremamente variabile. Vi do delle impostazioni base sulle quali dovreste avere già dei buoni risultati. Come ho detto all'inizio, mi affido a quella guida. Capisco bene che magari venga istintivo dire no, guarda che se fai così è sbagliato, no, guarda che devi metterlo in quel modo, no, guarda che è meglio mettere così. Ovviamente i consigli sono sempre apprezzabili, però ripeto, questa non è una guida per approfondire in modo estremamente dettagliato il training dei LoRa. È un argomento incredibilmente difficile e non è così semplice farlo in una guida veloce e che sia avvicinabile a tutti. Io ho voluto orientarmi più a chi non è interessato a sapere tutte le cose più tecniche in assoluto, ma comunque vuole fare dei LoRa e vuole farlo nel modo più semplice e in locale, sulla propria scheda video, sempre che abbiate abbastanza giga. Pagina di GitHub di Flux Gym, questa web UI che ci permette di fare il training dei LoRa per Flux in modo estremamente semplice. Come spiega proprio nella prima parte, è possibile fare il training in modo incredibilmente semplice. Il front-end è fatto sulla base di AI Toolkit, che come vedete si basa su Gradio, mentre il back-end è fatto dal famosissimo Koya Script. Questa web UI fonde due cose per creare un'esperienza che alla fine risulta incredibilmente più user friendly che andare veramente a sperimentare con Koya e tutto il resto. Già nell'intro vi ho detto un po' il tutto, oggi vedremo come fare un training il più semplice possibile andando a modificare pochissime cose. Partiamo subito su come installare questa web UI. Anche se
è estremamente semplice. Io, come ho detto sempre, non passo da Pinocchio, perché secondo me la semplicità di queste web UI è proprio nel fatto che si possono fare le singole cartelle e gestirle da sole. Ho difficoltà a capire la necessità di usare Pinocchio, anche se spesso semplifica le cose. Vedo poi tanti che hanno errori che sono strettamente legati a Pinocchio. Consiglio mio, fate l'installazione manuale, perché adesso vedremo, ha più passaggi, non fa tutto da solo come Pinocchio, però alla fine si arriva comunque a un risultato e avrete la vostra cartella da sola senza niente che la controlla sopra. Per fare tutto questo ovviamente dovete avere Git installato, perché dobbiamo lanciare dei comandi Git, ma probabilmente se guardate come fare l'ora è perché già state usando queste interfacce e sicuramente avete già su Git, ma se non lo avete andate sul sito di Git, scaricate il programma, lo installate, fate sempre avanti senza problemi e siete ok con Git. Oltre a Git vi servirà avere anche su Python installato. Per questo tipo di generazioni io vi direi di non installare proprio l'ultima uscita. Se voi cliccate su Downloads, qui avete tutte le versioni uscite, anche qua elencate. Io sulla mia ho la 3.10.11. Se volete fare la stessa identica cosa cercate la 3.10.11, eccola qua, poi la scaricate. Se avete Windows 11 o comunque qualcosa di recente di Windows avete l'installer a 64 bit e lo installate. Mi raccomando, nell'installazione dovete spuntare la spunta relativa al path e dirgli che deve essere impostato così. Andiamo sul desktop. Qui faccio una cartella provvisoria nuova senza dargli particolare nome. Torno sulla pagina Git, apro la cartella e qui in alto faccio cmd. Facendo questo e dando invio mi apre il prompt dei comandi direttamente dentro la cartella. Adesso ci serve il comando Git per clonare tutto questo repository, cioè tutti questi file qua sopra. Qui vi fa proprio passo passo il procedimento per andare avanti. In alcuni punti lo divide fra Windows e Linux, in quei casi ovviamente seguite i comandi in base al vostro sistema operativo. Quando vedete le cose messe così è perché dovete dare un comando alla volta. Partiamo col primo che è git clone e il link di questo repository. Andiamo qua e facciamo incolla e invio. Aprendo la cartella vedremo che ci ha clonato esattamente il repository qua dentro. Ora questa cartella qui la potete spostare dove volete, se siete più comodi sul desktop, se no su un SSD in particolare. Ecco, date sempre priorità agli SSD magari NVMe, perché mettere queste cose su hard disk meccanici significa uccidere completamente l'elaborazione. Al massimo sugli SSD quelli SATA, però è sempre meglio dare la priorità al PCIe se ce l'avete. Fatto questo procediamo col secondo comando. Torniamo sulla pagina e semplicemente ci dice cd fluxgym, che significa in sostanza entrami nella cartella che hai appena creato, cioè change directory fluxgym, e siamo entrati dentro. Con questo comando li cloniamo dentro sd script di Koya. Torniamo qua sul terminale, faccio incolla e faccio invio. Lui parte, clona il repository e dentro a fluxgym ora abbiamo anche la cartella sd script. Lui ci dirà se avete fatto tutto giusto, avete questa struttura. Ovviamente ci sono anche altri file, però vedete che abbiamo l'app.py, poi il requirements e poi la cartella sd script. Ora dobbiamo attivare la cartella e se siamo su Windows dobbiamo fare prima questo comando, lo copiamo e lo incolliamo. Ovviamente non chiudete il prompt dei comandi, non rifatelo da capo, andate sempre in successione perché questi comandi sono pensati per essere fatti uno dopo l'altro. Se io chiudo e riapro il prompt non sono più nella cartella, non riuscirò a fare la stessa cosa a meno che non ritorno io su quella cartella. Do invio, ci metto un attimino e ha fatto il comando. In questo modo lui mi ha creato la cartella env dentro a fluxgym, vedete, con dentro tutti i file che gli servono. Ora dobbiamo attivare questa cartella, perciò con quest'altro comando l'attiviamo e viene di fianco fra parentesi env perché è stata attivata la cartella e successivamente ci conferma che ora dovremo avere la cartella env e voi dovreste vederla qua in fluxgym. Ora dice dobbiamo andare in sd script, perciò change directory sd script e siamo dentro. Secondo comando gli diciamo di installare tutti i pacchetti dentro a requirements.txt con il pip. Faccio invio e lui parte. Fa un controllo su questo file, vede tutto quello che è stato scritto dentro e cerca di recuperare tutti i file che servono. Ovviamente in questo passaggio lui cercherà online nei vari repository tutti i file che gli servono e li installerà di conseguenza. Dategli un attimo, considerate che comunque deve collegarsi a internet per fare questa cosa. Perfetto, ci ha messo un po' ma ha completato e l'ho
capirete quando arriverete a questo punto, cioè sempre con il puntatore che lampeggia. Probabilmente vi farà anche questo avviso, ma non è nulla di preoccupante, vi dice solo che il pip all'interno della cartella non è aggiornato come all'ultima versione. Se volete avviate questo comando esattamente da qui in poi, lo copiate, lo incollate, così aggiornate il pip. Faccio un esempio così e lo incollo qua e faccio invio. Non è necessario, però se volete avere tutto aggiornato della cartella gli fate aggiornare anche il pip. Torniamo sulla pagina di GitHub e continuiamo. Abbiamo fatto l'installazione dei requirements e dice di tornare indietro, perciò io faccio copia e incolla per fare in modo che vedete che potete copiare e incollare gli stessi comandi e andare in ordine senza problemi. Siamo saliti su e dobbiamo installare i requirements però di FluxGym, perché adesso l'avevamo fatto di SD script. Incollo e gli dico invio. Anche qua ci metterà un pochettino di tempo perché farà lo stesso procedimento di prima. Controlla il file requirements, vede tutto quello che gli serve e cerca di recuperarlo online e poi lo installa. Completato anche questo passaggio, perciò torniamo sulla pagina. Non ci resta che fare l'ultima installazione, che però in realtà è quella più pesante perché andrà a installarci i PyTorch versione GU121. Torniamo di qua, incollo e invio. Ora vi faccio vedere quanto c'è da scaricare perché sono comunque 2 giga e mezzo. Vedete qua viene scritto circa 2449 megabyte. Considerate quanto c'è da lasciarlo lì a scaricare. Ha completato, vedete che abbiamo sulla versione 2.5.1 GU121, che non è proprio l'ultima perché l'ultima è la 2.6.0 e volendo potete metterla GU126. Perfetto, abbiamo fatto tutti i passaggi e ora ci dice se vuoi avviarla devi fare questo comando, ma deve essere attiva la cartella, cioè quello che abbiamo fatto prima. Ora abbiamo già la cartella attiva perché c'è l'env fra parentesi e perciò ci basta fare python app.p, però capite che ogni volta far sto giro diventa un po' noioso, perciò facciamo una cosa abbastanza semplice. Qui abbiamo finito e facciamo chiudi. Andiamo nella cartella di FluxGym, tasto destro, facciamo nuovo documento di testo e lo chiamo run flux. In realtà potete chiamarlo come volete, non fatevi problemi. Lo apriamo e dentro mettete questo codice in modo tale che lui attivi la cartella e successivamente avvii l'app Python all'interno della cartella. Lo chiudiamo salvandolo, torniamo nella cartella, facciamo .bat invece che .txt. Dite di sì e ora possiamo fare doppio clic. Ci metterà un attimino, dategli tempo, perfetto, e ci ha lanciato la nostra web UI. Torniamo sempre su a guardare che non faccia errori, perché se qua vi fa errori allora ci sono problemi, non avete fatto dei passaggi giusti. Se invece qua passa avanti senza problemi e arriva a questo punto fermandosi è tutto ok perché non c'è un lancio automatico della web UI. Adesso se voi fate tasto destro su questo file e fate copia, per esempio andiamo sul desktop, facciamo tasto destro, non incolla ma incolla collegamento, lo mettiamo qua, potete chiamarlo FluxGym. E ora se cliccate 2 volte su questo vi apre automaticamente la web UI senza dover andare nella cartella, andare a impazzire tutto. Ovviamente se questa la spostate poi questo collegamento non va più bene, ma questo è abbastanza ovvio. Perciò apriamo ancora il terminale e ora per andare nella web UI dovete fare questo. Se cliccate qui non succede niente, dovete tenere premuto CTRL sulla tastiera e cliccare. In questo modo vi apre l'interfaccia Gradio fatta per FluxGym. L'interfaccia è veramente ridotta all'osso ed è semplicissima, ma in realtà avete anche tutte le opzioni avanzate di Koya. Dopo le vediamo bene in dettaglio. Vediamo velocemente tutto. Come ho detto all'inizio, non sarà una guida estremamente tecnica. Primo perché non voglio addentrarmi in cose troppo complesse, troppo complicate, che in realtà non si possono spiegare in modo semplice. E anche perché non sempre c'è una via precisa, dettagliata e orientabile a qualsiasi LoRa fate, e in base alle immagini che avete soprattutto. Perciò, the name of your LoRa. Qua mettete il nome che volete. Per esempio, se fate una persona, mettete il nome di una persona, se fate uno stile, dategli un nome che volete voi. Per esempio quello che voglio fare io, che vi ho fatto vedere nell'intro, 80s Comedy Ita. La trigger word a quanto pare adesso non è più così essenziale, anzi sembrerebbe non essere per niente utile. Io ero convinto che invece servisse ancora, ma prendo con fiducia quello che viene detto nella guida che vi ho linkato. Però questa cosa può tornare utile dopo,
quando andiamo a fare il captioning, perché verrà messa prima di tutto questa parola e a seguire ci sarà tutto il caption. Siccome può tornare utile, allora mettetela anche qua. Gliela scrivo in modo più comprensibile però in questo passaggio. A seguire abbiamo il modello, cioè FluxDev, Flux Schnell oppure quest'altro modello particolare, ma possiamo lasciare benissimo FluxDev e avremo un LoRa compatibile praticamente per tutti. VRAM in base alla vostra scheda video. Io ho una 3090, posso lasciare 20 giga. Se avete magari una 4080 Super, 4070 Ti Super, una 5080 potete già mettere 16 giga. Se invece avete una 4070 potete mettere 12 giga. Teoricamente anche con meno di questi valori dovreste riuscire a fare il training, però dovete fare delle prove. In ogni caso fare il training dei LoRa non è una cosa leggerissima. Per farlo su vecchie schede con pochi giga dovete un po' impazzirci dietro. È ovviamente meglio avere più hardware a disposizione perché i tempi si riducono e riuscite a fare più prove. Il repeat trains per image è quante volte ripeterà il training per ogni singola immagine. Sempre seguendo quella guida, da quanto diceva FluxGym tende un po' a fare overtraining e quando fate overtraining rischiate che poi l'ora non sia utilissimo, inizia a diventare veramente difficile farlo funzionare sempre. Sul suo consiglio qua veniva impostato un valore di 5 che a quanto pare andava già abbastanza bene così. Il max train epochs è quante volte farà l'intero flusso di training. Anche qui 16 era un po' troppo e veniva impostato 10. Allora non è così semplice dire mettete questo, mettete quest'altro valore, perché qua a destra un po' vi fate un'idea, ci sono veramente tanti valori ed è un mondo dove praticamente nessuno sa dirvi con precisione come impostare tutti i valori alla perfezione, perché altrimenti ci sarebbe una guida unica, una specie di Bibbia da seguire e seguita quella tutti farebbero dei LoRa perfetti. Invece è estremamente variabile in base a tutto quello che fate. Questi valori dovrebbero darvi già una base per avere un buon risultato. Se fatti vari LoRa non riuscite ad avere qualcosa di buono, il problema potrebbe essere o le immagini o che questi valori non vanno bene per ciò che cercate voi, perché finché si fa il training di una persona è facilissimo arrivare a un buon risultato, soprattutto solo per il viso. Se invece cercate di fare uno stile, la cosa si complica particolarmente. L'expected training steps verrà mostrato dopo. Se volete qua potete dirgli che ogni tot step viene generato un'immagine in modo tale che vi fate un'idea di come sta andando la generazione, però considerate che già è pesante così. Se ogni tot lo fermate a fare una generazione perdete ancora più tempo. Io lo consiglio solo per chi ha delle schede veramente buone, tipo una 4090 o una 5090. Per tutti gli altri lasciate perdere questi passaggi e testerete poi voi l'ora che vengono dopo. Il resize dataset image è per ridimensionare le immagini durante il training. Potete usare la risoluzione che volete per le immagini perché tanto poi verranno ridimensionate. Se volete far andare veloce l'ora nel suo training lasciate 512. Se volete la massima qualità mettete 1024. Dipende sempre da che scheda video avete e da quanto tempo volete dedicargli alla generazione. Secondo passaggio sono le immagini. Io volendo fare un LoRa che creava le locandine stile film commedia italiana anni 80 ho recuperato queste immagini. Potete metterle alla risoluzione che volete, all'aspect ratio che preferite, però dovete averne un pochettino. Come diceva in quella guida, già 10 inizia a dare un risultato, ma sarebbe preferibile arrivare almeno a 20 se non di più. Più ne avete e meglio è, e soprattutto più ad alta risoluzione, anche se vengono ridimensionate, comunque riesce a recuperare più dettaglio possibile. Io ho queste qui, ho cercato di recuperare quelle più belle, sono un po' tutte uguali come formato, ovviamente facendo un LoRa così, il risultato migliore si avrà facendolo in verticale in una risoluzione che più si avvicina, però se voi fate un LoRa diverso il discorso cambia, è sempre legato a ciò che fate voi. Io vi sto facendo solo un esempio, qua possiamo fare il drop o se no le carichiamo, le prendo tutte e faccio apri, io ci metto un attimo, me le carica tutte, vedete che mi ha già messo l'inizio trigger word. Se non vi piace questa potete cambiarla e mettere in un altro modo. Adesso quello che ci serve è avere i caption per ogni foto, così almeno descrive l'immagine e riesce a usarla per il training. Quello che dicevo prima riguardo agli errori, è importante che non vengano fatti avvisi riguardo alla GPU, riguardo a qualcosa che non sta funzionando, perché vi accorgete subito che qualcosa non va quando fate questo passaggio. Se non vi sta usando la scheda video, qui si impalla completamente e non va avanti perché inizia a usare la CPU e il passaggio da CPU a GPU è immenso. La GPU è incredibilmente più veloce rispetto al processore in queste operazioni dedicate, perciò gli diciamo add
AI Captions with Florence 2. Questo modello di Microsoft è un LLM che guarda l'immagine e la descrive. Facciamoglielo fare, voi guardate nel prompt dei comandi, inizia a controllare e dopodiché vi crea il prompt per ogni immagine. Vedete, sta iniziando, è abbastanza veloce, dipende ovviamente dalla vostra scheda video e dal vostro hardware, e pian piano li fa tutti. Più o meno dovrebbe andarvi a questa velocità. Se vedete che dopo tantissimo tempo non ha ancora fatto il primo, c'è qualcosa che non va, e qua nel prompt vedete che pian piano scrive tutto quello che sta facendo. Ok, ha finito. Se volete andare a fare un qualcosa di fino, guardate ogni caption e sistemate quello che ha scritto, perché magari non è corretto, però vedete ha riconosciuto tutti i titoli, in alcuni sono giusti, in alcuni non sono giusti, ma non credo sia proprio questo che va a cambiare l'ora come viene fuori, ma più che altro se vedete cose veramente strane che va a scrivere, magari sistematele se volete fare una cosa un po' più precisa. A questo punto, se non volete altre problematiche, ci siete, potete far partire il training. Fate start training e lui parte. Quello che dicevo prima in realtà è che qua sotto abbiamo anche le advanced options. Se aprite c'è proprio tutto quello che c'era in Koya, questa enormità di opzioni che non sono minimamente semplici da capire e da sistemare tutte. Andremo a sistemarne alcune in base a quella guida. Non andrò a spiegarle in dettaglio perché non mi voglio infilare in spiegazioni che sarebbero estremamente tecniche e che, vi dico la verità, non avrei modo di spiegarvi in modo preciso. Mi attengo a come viene consigliato. Mi sarebbe piaciuto fare una guida in modo molto avanzato, però non ho neanche trovato spiegazioni veramente utili che dicano cosa sono tutti questi valori e perché, se ne aumento uno devo aumentare anche l'altro, come si collegano uno all'altro e così via. Piuttosto che dirvi cose a caso, vi dico solamente quali settaggi migliori si devono cambiare in base a quella guida, che comunque rimane molto attendibile secondo me, conoscendo lo YouTube. Primo valore è il learning rate. Di base viene messo 8 e meno 4. Questo valore, da come viene spiegato, è un pochettino alto rispetto a quello che dovrebbe essere ed è consigliato come 5 e 4. Si abbassa un pochettino il rate e dovrebbe essere migliore come apprendimento, in modo tale che l'ora possa adattarsi anche in altre situazioni, mentre lasciandolo su 8 diventa un pochettino più ristretto il range di utilizzo. Il secondo valore è il Save Every n Epochs. Se mettiamo 4, noi qua sopra abbiamo scritto che deve farci in tutto 10 epochs. Vedete che qui adesso c'è il valore Expect Training Steps. Questo numero è il risultato di un valore, cioè i repeat per i training per il numero delle immagini, e viene fuori 1000. Ma noi abbiamo detto che abbiamo 10 epochs. Se scendiamo giù, in questo modo ce ne farebbe 3. Uno al quarto, uno all'ottavo e uno al decimo finale. Invece noi, per avere più scelta, gli diciamo 1. Considerato una cosa, che ogni volta che salva un epochs, che poi sarà l'ora finale perché sarà quello punto safe tensor utilizzabile, lui si ferma e fa il salvataggio e vi rallenta il training. Se volete evitare questa cosa, magari ditegli ok, fammelo ogni 2, così magari ci metti un po' di meno, oppure ogni 3, così ne fa qualcuno in più, avete più scelta e comunque non toglie tanto tempo all'elaborazione. Altro valore è il network dim, che da come veniva spiegato 4 è un po' bassino, mentre mettendolo a 16 riuscite ad avere una qualità un pochettino più alta, aumenta il peso dell'ora e ovviamente rallenta un pochettino di più il training. Perciò se non volete appesantire un po' tutto e fare un l'ora leggero, fate 4, altrimenti se volete più qualità fate 16. Scendiamo giù pian piano nei parametri, arriviamo alla E, dato che sono tutti in ordine alfabetico, e abbiamo l'enable bucket. Questo dovete attivarlo perché vi permette di mettere insieme immagini con aspect ratio diversi. Prima che questo valore venisse introdotto dovevate mettere tutte le immagini con lo stesso aspect ratio, invece in questo modo potete mischiare immagini verticali con immagini orizzontali, oppure leggermente diverse da un formato quadrato rispetto a magari un 16 noni, così, e lui si adegua, di conseguenza risistema lui. Io per esempio le ho messe quasi tutte uguali, ma perché le locandine erano così. Ma se voi mettete immagini diverse, comunque attivatela
questa opzione. Sulla stessa linea abbiamo anche il Flip AUG, ovvero che se avete poche immagini o comunque volete aumentare le immagini inserite e per esempio non state facendo un viso, un oggetto in particolare, ma uno stile, sono le stesse immagini capovolte, ma lui le usa per fare il training e comunque le vedrà diverse perché l'immagine cambia. Scendiamo giù fino alla M e troviamo il Min SNR Gamma. Questo è già un qualcosa di più complesso da spiegare e limitiamoci essenzialmente a mettere 5, che se vedete qui è il valore raccomandato dal paper. Sempre sulla stessa linea ci spostiamo un po' di qua e troviamo il Multi-Res Noise Discount, che è quanto noise verrà applicato all'immagine durante il training, e un valore consigliato qua è 0.3, ma utilizzando questo valore viene consigliato di utilizzare anche questo, è un valore che raccomanda è fra 6 e 10 e mettiamo 6. Scendendo poi abbiamo il Noise Offset, come vediamo anche qua il valore è di 0.1 raccomandato. Dopodiché lasciamo tutto quello che vedete così com'è senza andare a toccare niente fino a che non troviamo il Train Batch Size. Ora questo valore è particolare perché essenzialmente gli dite quante immagini andrà a elaborare insieme per ogni elaborazione. Se non lasciate niente ne farà una alla volta, se invece li mettete 2, 4, andate a salire, ne farà di più insieme e ovviamente abbassare i tempi di training. Cosa succede però? Che sono più immagini insieme che vengono elaborate e queste devono andare da qualche parte e vanno esattamente nella VRAM. Se non avete tanti giga di VRAM lasciate questo campo vuoto. Per esempio con la mia che ne ha 24 posso già iniziare a mettere 2 o 4 addirittura. Io ho elaborato con 2 e non ho avuto problemi. Dovete fare delle prove, però questa cosa potrebbe aumentarvi tanto la richiesta di VRAM. Fatto questo siete ok, potete andare tranquilli e fare lo start training. Appena cliccate, adesso non lo faccio partire perché se no inizia a elaborare e ci mette il suo tempo, la prima cosa che farà, e lo vedrete qui nel prompt dei comandi, è ovviamente scaricare i modelli. Lui ha bisogno dei suoi modelli che sono quelli di Flux. Vi faccio vedere la cartella che ho già sistemato, con la quale ho già fatto il training, che ovviamente non è questa ma è questa qui. Se andate in models vedete che lui scarica tutto, ha bisogno sia del modello, sono 23 giga, poi c'è il clip, l'L, il T5 e poi c'è il VAE. Considerate quanto andrà a scaricare, per farvi un'idea sono circa 31 giga per partire a fare il training. Una volta che ha scaricato tutti questi file, allora inizia a fare il training dei LoRa. Qua sotto inizierà a mostrarvi il log e i vari passaggi che sta facendo. Si attiverà l'autoscroll, se volete disattivarlo qua in alto verrà un pulsantino, pian piano vi aggiorna a che situazione è. Adesso purtroppo non posso farvelo vedere perché prima di arrivare a quel punto ci mette un po' e ovviamente occupa tutta la scheda video possibile questo processo, perciò diventa problematico farvi il video nel frattempo. Basta che lo lasciate andare, lui vi comunica quello che sta facendo, per un periodo abbastanza lungo non vi dice nulla di particolare, poi inizierà a dirvi a che step è e a che epochs è arrivato e che sta salvando. Quando avrà finito di fare tutto, considerate che con queste impostazioni, anzi con il train batch size anche a 2, così, lui mi ha fatto un'elaborazione di circa un'ora e mezza sulla mia scheda video con 20 immagini. Non ci mette pochissimo, ma come sappiamo bene comunque il training di Flux non è una cosa velocissima, però non è neanche così lungo se consideriamo che comunque anche con i vecchi modelli si elaborava almeno in un'ora. Sempre meglio che fare training da 10 ore di fila che diventano secondo me assurdi. Ovvio che bisogna sempre poi confrontare i risultati e vedere se tutto questo va già bene così per le immagini che mettete voi o ci sono cose da sistemare. Generalmente così dovrebbe già andare bene. Quando ha finito, se andate nella cartella di Flux Gym, avete la cartella output. Entrando dentro mi ha creato la cartella del mio LoRa e ho tutti questi file. I LoRa veri e propri sono questi, i 10 che ha fatto, perché io gli ho detto di salvare ogni epoch. Vedete che lui è partito alle 16:10, ha fatto il primo, poi dopo un po' ha salvato il secondo, il terzo, il quarto, l'ultimo non l'ha chiamato
10 ma l'ha chiamato senza numero, perciò sembrerebbe che questo è il primo, ma in realtà questo è l'ultimo. Non so come mai fa così, ma questi LoRa così occupano 150 mega, che è già un peso abbastanza accettabile, sono safe tensor, basta che li prendete, andate nella cartella models di ConfUI, vedete ConfUI models, e li mettete sempre in LoRa. Io vabbè ho fatto la cartella Flux 1, questo è il mio LoRa, ho fatto una prova con tutti e ho visto che alla fine per me quello che mi sembrava migliore è l'ultimo che ha fatto, ma diminuendo un po' lo strength, cioè invece di fare 1 gli ho messo 0.8 e ho visto che così lo applicava un pochettino meglio. Come dicevo all'inizio, è praticamente impossibile fare una guida con tutti i dettagli spiegati precisi per fare una cosa perfetta che vada per tutti, perché è tutto estremamente variabile in base alle immagini messe, in base al caption, in base a un sacco di cose, ma ho visto che effettivamente seguendo questa piccola guida di AI Entrepreneurs, se si pronuncia così sempre, comunque si riesce ad avere un bel risultato e non ci complichiamo la vita, perché meglio una cosa semplice così con un risultato che finire dentro a dei giri incredibili senza avere nulla di buono. E almeno in questo modo potete iniziare a sperimentare con i vostri LoRa. Flux Gym semplifica veramente tantissimo il training dei LoRa. Da una parte vi dà un'interfaccia incredibilmente semplificata, dall'altra vi permette di avere tutte le impostazioni di Koya che sono infinite. Perciò potete decidere quale strada prendere, avete proprio un range incredibilmente ampio. Potete partire dalla parte più semplice e arrivare fino al impostare qualsiasi settaggio che volete. Come ho detto all'inizio, lo ripeto anche qui, non è una guida per dirvi in dettaglio come viene fatto il training dei LoRa, perché è veramente un mondo complesso, ma in questo modo dovreste già poter iniziare a farvi LoRa senza tante problematiche. Tutto è strettamente legato al risultato che volete ottenere, ma se fate una persona quasi sicuramente avete già un bel risultato. Se fate un oggetto dovreste avere comunque un buon risultato. Secondo me è già più uno stile, è più difficile da raggiungere se non avete immagini fatte bene, ma in generale dai test che ho fatto io quasi sempre viene bene. Come dicevo nella guida, se non vi raggiunge un risultato abbastanza buono, abbassate l'on straight dentro al nodo. In ConfUI è quel valore lì, ma volendo c'è anche nelle altre web UI e sarebbe quel valore che vi mette dopo i 2 punti. Invece che fare 1, scendete, fate tipo 0.8, 0.6 e vedete che magari così riesce ad applicarlo meglio. Allora iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti e eventualmente commentate qua sotto se riuscite ad avere dei buoni risultati o se avete dei consigli da dare agli altri utenti, ma ricordatevi sempre che c'è il server Discord dove ho creato un canale apposito per i LoRa per parlare anche del training e magari chiedere consigli o postare qualcosa che possa tornare utile anche agli altri. Se volete supportarmi c'è sempre il canale Patreon dove magari alle volte metto i workflow in anteprima rispetto alle guide e dove pian piano sto iniziando a postare cose nuove. Allora ci vediamo alla prossima guida. Ciao! Yes.